Qualche anno fa ho vissuto in Giappone, ho fatto il bagno con dei boss della Yakuza, mi sono perso nelle grandi metropoli e ho ritrovato me stesso nella vasta natura incontaminata grazie a un albero solitario. Ti racconterò di usanze e luoghi di cui forse hai già sentito parlare e altri che forse non hai mai sentito nominare. Ogni puntata una nuova scoperta. Questo è Odore del Giappone. Buon ascolto e buon viaggio ovunque tu sia. いらっしゃいませ。一番線到着のですが、夢が中天王寺方面。 Un viaggio è fatto sì di luoghi, ma soprattutto di persone. Spesso sono le persone che incontri durante il viaggio a renderlo speciale, degno di essere raccontato. In Giappone ho incontrato persone da ogni parte del mondo e ognuna di queste ha detto, fatto qualcosa che ha arricchito questa esperienza. I primi personaggi di cui ti parlerò sono a sorpresa gli italiani, così magari da darti l'idea di come si adatta un italiano che risiede in Giappone da anni. Gli italiani che ho conosciuto svolgevano le mansioni più disparate, chi si occupava di traduzioni, chi svolgeva mansioni di tipo amministrativo e tanti ovviamente lavoravano nella ristorazione. Tutti erano accomunati da una cosa: bevevano, quanto bevevano. Era evidente ai miei occhi che entrando nel mondo del lavoro in Giappone il loro rapporto con l'alcol si era, diciamo, accentuato rispetto a quando vivevano in Italia. Questo per loro stessa ammissione, confermandomi più volte che anche per loro esisteva l'usanza del nomikai e che molto spesso gli aveva causato non pochi problemi, perché fisicamente non riuscivano a stare al passo dei colleghi giapponesi una volta che la prima bottiglia veniva stappata. Mi raccontavano che spesso dovevano arrangiarsi a dormire in qualche internet point perché non erano riusciti a intercettare l'ultimo treno per tornare a casa, con conseguente discussione in famiglia il giorno seguente. Ebbi la conferma che l'alcol era una presenza fissa nella vita di alcuni di loro quando una mattina, prima di partire per l'escursione al Parco Nazionale di Ose, te ne ho già parlato nella seconda puntata, giunti a casa di un nostro amico alle 8 di mattina, la prima cosa che fece fu scolarsi un'intera lattina di birra a stomaco vuoto. Tutti gli italiani che ho conosciuto in Giappone erano sposati o fidanzati con donne giapponesi, fatta eccezione per un militare di stanza all'ambasciata italiana a Tokyo, che mi raccontò che anche se aveva la famiglia in Italia, tutto sommato lui si trovava bene. Per lui in Giappone gli unici problemi erano le troppe zanzare e che andava a mangiare sempre nei soliti ristoranti. Per quanto riguarda i giapponesi, uno degli incontri più curiosi fu con un tizio in un sento. Mentre me ne stavo tranquillamente a fare i fatti miei, voleva sapere da dove venissi, se ero uno studente o un turista americano. Appena gli risposi che ero italiano, iniziò ad elencarmi nomi di case automobilistiche italiane. Fiat, Ferrari, Lancia. Il tizio mi consigliò di alternare la sauna rovente a bagni in vasca di acqua gelida, dichiarando anche in un Japan English curioso "Is good for sex with wife". Contenti loro, contenti tutti, ma è quello che aggiunse dopo che fu leggendario. Ancora mi stupisco dell'espansività che dimostrò, visto che generalmente consideriamo i giapponesi chiusi e riservati. Presumo si fosse fatto qualche birretta di troppo, perché mimò letteralmente il gesto di accoppiarsi con la moglie, aggiungendo "Is good for sex, Mariah Carey, Mariah Carey". E io vi giuro che al momento assecondai il tizio ed evitai di ridergli in faccia, però a distanza di anni credo sia nella top 10 delle cose più assurde che mi siano capitate, non in Giappone, ma proprio nella vita. L'accostamento sesso con la moglie e Mariah Carey me lo potrà forse spiegare qualche psicologo che ascolterà questa puntata. Quando ho iniziato a scrivere questo podcast non sapevo cosa ti avrei raccontato, però ho sempre saputo come l'avrei concluso, raccontandoti di Satoshi, la persona che durante la mia permanenza a Maebashi ha fatto da collante tra decine di persone provenienti da ogni parte del mondo. Un ragazzo giapponese che ha aperto le porte di casa sua, regalando ricordi e sorrisi, organizzando feste, gite, serate memorabili al karaoke.
La sua gioia di vivere e il suo sorriso erano contagiosi. Consapevole dell'immensa fortuna che ho avuto a prendere parte a una delle tante feste che organizzava, permettendomi di conoscere culture diverse e di vedere le cose da una diversa prospettiva. Tutti insieme condividevamo il cibo e gli stili di vita dei nostri rispettivi paesi, che il tutto spesso è accaduto guardando il mondiale di calcio del 2010, calcio di cui Satoshi era un grande fan. Dal suo frigorifero durante le partite usciva di tutto, ci offriva gli snack più improbabili. Pesciolini essiccati, totani arrostiti, radici di daikon marinate, alghe piccanti. Un ragazzo semplice, ma unico, un ragazzo di 20 anni che aveva tutta la vita davanti e con incidente stradale alla fine di ottobre del 2011 ha portato via la sua vita. Ma non il suo ricordo. Sono certo che le decine e decine di persone che lo hanno conosciuto hanno riportato, una volta tornate nel rispettivo paese, una parte di lui, un ricordo, un'emozione, permettendo a tutti noi di conoscere il Giappone nel modo più vero e autentico possibile, un Giappone domestico, fatto di routine quotidiane che un turista non potrebbe mai vivere in prima persona. Allora, amico mio, ti ringrazio di tutto e ti saluto, anche a nome di chi ascolterà questo podcast, che attraverso le mie parole potrà rivivere, anche se in minima parte, il Giappone che anche tu mi hai mostrato e regalato. Quindi, forse per l'ultima volta, grazie per l'ascolto e ovunque tu sia, fai buon viaggio. Odore del Giappone è un progetto indipendente di Lorenzo Ciani. Condividi sui social Odore del Giappone e segui la pagina Instagram.